Io non riesco a capire se sono risentite o festanti. Ste galline, boh. Fatto sta che questo calciomercato, tre nomi sono venuti quasi alla nausea per quante volte sono stati ripetuti. Uno quello di Osimhen, Galatasaray, firma, documenti, scambio, no? Problemi su che erano i problemi, no? Però alla fine Osimhen ce lo siamo tolti. Un altro nome? Quello di Vlaovic, cioè non c'è trasmissione, non c'è puntata, non c'è discussione, c'è sempre questo discorso di Vlaovic, rimane, non rimane, la Juventus, rimane, non rimane, la Juventus. L'altro nome più recente in realtà quello di Lookman, adesso che se ne parla un giorno sì e l'altro pure, però c'era una saga anche questa, no? Da tempo in memoria, la saga di Yashari al Milan. È finita, si sono calmate anche le galline, sono calmate. Da posto, ecco. Yashar al Milan, Fabrizio Romano parla di un pacchetto complessivo da 39 milioni, quindi parliamo di un investimento importante, un investimento corposo, sostanzioso, 33 più 5 di bonus, forse più 1, non lo so, sentivo anche Moretto poco fa, sempre sul canale di Fabrizio Romano. Comunque parliamo di un giocatore giovane, 23 anni, svizzero, che pare che abbia delle qualità importanti. Ecco, per parlarlo così tanto, sicuramente ci hanno visto qualcosa, senza ombra di dubbio, e in tanti già lo so, e poi quindi ci arrivo, il paragone con De Ketelare, anche lui prelevato dal Club Brugge. Ci arriviamo, ne parliamo, calma, datemi tempo, fatemi un attimo respirare. Prima come al solito un paio di robette veloci. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, siamo ovunque, se volete supportatemi e grazie perché lo fate, grazie veramente, anche nel caso qualcuno non abbia voglia di farlo, grazie lo stesso. Ad ogni modo lasciate almeno il pollicione per quel dannatissimo algoritmo che altrimenti ci rompe le scatole. Yashari, ragazzi, sul giocatore, cosa c'è da dire sul giocatore? È un giocatore diverso da quelli che ha il roster Milan, quindi questa cosa va detto. In primis è un mancino, e già il fatto che sia un mancino rispetto ai Fofana, non è che Fofana è signino, ai Fofana, ai Ricci, Modric e compagnia cantante, avere un giocatore come Yashari ti dà l'opportunità di riempire più caselle innanzitutto, perché può giocare da mediano, può giocare da mezzala, e nel 4-3-3 o 3-5-2 teniamolo sempre a mente questo modulo. Comunque io lo tengo un po' lì per il Milan, anche per quello che ho visto in queste partite pre-season, pre-stagionali, e quindi può riempire più caselle, ma senza ombra di dubbio Yashari si diceva, ma perché un giocatore come Allegri vuole Yashari, cioè tutto questo centrocampo adesso fatto di giocatori che giocano a pallone. Yashari sa fare entrambe le cose, ecco. Se Ricci è sostanzialmente un vero e proprio playmaker, Yashari può fare sia appunto bene la fase di playmaking, assolutamente. Gli ho visto anche fare delle imbucate, ovvio. Nei video io non è che guardo tutte le partite del Club Brugge, anzi non ho mai vista una intera, se non quelle in cui è capitato magari giocando contro un'italiana. Però da quel poco, andando a vedere immagini e compagnia cantante, dove ovviamente ti riassumono solo le cose belle, però l'imbucata ce l'hanno pochi giocatori, no? La verticale, soprattutto l'abilità anche senza palla di andare a muro, di andare a trotterellare in campo. Quindi lo definirei completo, no? In entrambe le fasi. Ecco il motivo per cui un allenatore come Allegri, secondo me, ha voluto fortemente, o comunque ha provato senza ombra di dubbio l'acquisto. E qui veniamo al discorso: 39 milioni non sono un po' 39, 38, quelli che sono, perché tipo Sky Sport dice 33 più 3, Romano dice 39 pacchetto completo. C'è una bella differenza, perché con quasi praticamente 40 milioni di investimento,
il risultato deve essere buono, deve essere buono in campo, nel senso che non puoi andare su una scommessa, ma per tanti non lo è. E sapete perché non lo è? Perché caratterialmente questo sembra essere sfrontato, sembra essere giocatore che può ovviamente dimostrare il suo valore anche in un club come il Milan. Eh, cioè il discorso di De Ketelare, perché tanti dicono ma De Ketelare è pagato 35 mi pare, De Ketelare è forte, De Ketelare è forte, non è che De Ketelare oggi è scarico, De Ketelare è fortissimo. A livello di talento, chi discute De Ketelare secondo me ha proprio problemi nel capire il calcio, no? Come si gioca a pallone e quali sono le skill che ti permettono di essere forte in un campo da calcio. E di skill De Ketelare ne ha a disposizione. Il problema è che puoi applicarle quelle skill, e il carattere, l'essere sfrontato in campo fa la differenza. Infatti all'Atalanta sicuramente abbiamo visto di nuovo un giocatore che anche in Serie A può dire la sua, ma giocare al Milan è sicuramente diverso. E ribadisco, anche se a 23 anni, tutto quello che vi pare, qua parliamo innanzitutto di uno svizzero, sembrerebbe essere un giocatore pronto, sembrerebbe essere un giocatore che abbia quella capacità anche di trascinare Yashari. E proprio per questo motivo mi sento di dire che i dirigenti, chi lo ha voluto fortemente questo giocatore, lo stesso giocatore che ha voluto fortemente il Milan, sono tutti convinti che il giocatore, ribadisco, non risulti assolutamente un azzardo, una scommessa, un giocatore che ha tutto, e parlo non solo dal punto di vista qualità, di nuovo si sono incazzate, non solo dal punto di vista delle qualità di campo, ma anche caratteriali per poter, ribadisco, imporsi. È un Milan che quindi completa il pacchetto di centrocampo. È un bel centrocampo quello del Milan. Fofana, Ricci, Modric, Yashari, chi c'è più? Musa. Attenzione perché dimentico quasi Loftus-Cheek, che se sta bene forse è il più titolare di tutti. E quindi è un Milan che ha lavorato tanto, a centrocampo. Si parla anche di come si chiama questo terzino che non mi ricordo, ragazzi, magari ne parliamo quando arriveranno notizie più concrete. Fa un bel colpo, un bel investimento, regala un giocatore che potrebbe incidere tanto in Serie A, e sicuramente non vediamo tutti i giorni un acquisto da 40 botte, per cui, anche se poi in realtà il Napoli ci ha fatto vedere tante robe, 35 per Lucca, altri 20 e passa per Savic, senza contare poi tutti gli altri, Noah Lang e compagnia cantante. A proposito, Noah Lang, un altro giocatore che viene dal Bruges, cioè il Bruges ne tira fuori di giocatori, Openda, Noah Lang, Ketelare, appunto Yashari, chi c'è più, Kossonu, quello dell'Atalanta, c'era anche qualcun altro molto molto bravo, Bakayoko, un altro bravo, cioè c'erano un altro che in questo momento non mi viene, però il Bruges, cioè, lavora molto bene sui giovani, senza ombra di dubbio. Vediamo, signori miei, sono molto 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 curioso di vedere il centrocampo, Yashar incluso, del Milan, e vediamo come ci lavorerà Allegri. Sicuramente ha completato il pacchetto di centrocampo. Un bel investimento, bei soldini che adesso devono essere sicuramente messi in campo. No, i soldi, il giocatore. Chi si intende? Signori, fatemi sapere cosa pensate voi. Un grande abbraccio da Neschi.